Eccoci qui, sul lungolago di Montefiascone. Il sole è già alto, ma l'aria è frizzante. Per me la corsa qui 2 o 3 volte alla settimana è un rito e guardare l'isola Martana laggiù è quasi d'obbligo. Ma ogni volta che la vedo, questa piccola isola, capisco che non è solo un bellissimo frammento di natura vulcanica, un luogo circondato da acque profonde e inquietanti, ma anche il teatro di uno dei più grandi drammi politici e personali del VI secolo. Oggi, mentre mi godo il panorama, vi racconterò la storia e la fine tragica della regina Amalasunta, l'omicidio che nel 535 d.C. diede il via a 20 anni di guerra gotica, un conflitto sanguinoso. Amalasunta nacque intorno al 494 d.C. Era l'unica figlia di Teoderico il Grande, il fondatore del regno ostrogoto in Italia. Teoderico aveva appena costruito un regno basato su una politica complessa e intrinsecamente contraddittoria. Garantire la coesistenza pacifica tra la minoranza ostrogota, circa 200.000-270.000 persone, e la maggioranza latina. Per evitare una rapida assimilazione del suo popolo conquistatore, Teodorico aveva mantenuto una netta separazione. L'esercito della milizia era riservato ai Goti, mentre le cariche amministrative erano assegnate ai Latini e i matrimoni misti erano vietati. La nostra regina Amalasunta crebbe a Ravenna e fu istruita profondamente secondo i canoni della cultura classica. Era colta, conosceva e parlava correntemente il gotico, il latino e il greco, e le fonti la descrivono con un carattere virile. Quando Teoderico morì nel 526 d.C., Amalasunta, allora 32enne, assunse la reggenza per conto di suo figlio Atalarico, che all'epoca aveva circa 10 anni. La sua politica fu un tentativo di ritorno alla conciliazione e alla collaborazione con i Latini. Ella riabilitò la memoria di figure importanti come Boezio e Simmaco, che, accusate di tradimento, erano stati uccisi con modalità orrende per ordine di Teoderico, e restituì i beni confiscati alle loro famiglie. Questo atteggiamento filoromano, tuttavia, esasperò la fazione ostrogota più conservatrice e militarista, che temeva l'assimilazione e vedeva nel governo di una donna una minaccia all'identità etnica. I nobili goti ostili pretendevano di avere il controllo sul giovanissimo Atalarico, erede della dinastia Amala. I nobili goti cercarono di distruggere la base del potere di Amalasunta in modo subdolo. Spinsero il giovane Atalarico contro l'educazione materna incentrata su filosofia e retorica, lo spinsero ad una vita sregolata, fatta di orge, vizio e alcol, educandolo come un vero guerriero germanico. Questa vita dissoluta compromise la fragile costituzione del ragazzo, che morì prematuramente per consunzione nell'ottobre del 534 d.C., quando aveva circa 18 anni. Amalasunta si ritrovò isolata, reggente senza un re. Tentò allora una mossa disperata per conservare il potere e ottenere una legittimità dinastica. Si risposò e associò al trono suo cugino Teodato, duca di Tuscia. Il ducato di Tuscia comprendeva i territori che nell'attuale Toscana sono a sud dell'Arno e i territori dell'Alto Lazio, della Tuscia cioè viterbese, sino al confine con i territori bizantini del ducato romano. Teodato, duca di Tuscia, era figlio della sorella di Teoderico ed era noto per essere un individuo ambiguo e avido, che amava sfoggiare la sua conoscenza della filosofia platonica. Procopio di Cesarea lo descrive come un uomo vigliacco, che aveva scritto a Giustiniano offrendo di cedere la sua Tuscia in cambio di un titolo e di un ricco appannaggio a Costantinopoli. Amalasunta credeva di poterlo manipolare, facendone un re di paglia, per esercitare lei stessa il potere effettivo. Tuttavia il matrimonio fu un errore fatale. Teodato, sostenuto dalla fazione antiromana, si impossessò rapidamente dei pieni poteri con l'obiettivo di eliminarla. Amalasunta venne tradita e rapita lungo la via Cassia tra Bolsena e Montefiascone, quindi in un tratto stradale che è in quella direzione, dietro di me. Vedete, quella è Bolsena e qui dietro c'è il borgo di Montefiascone. Quindi Amalasunta fu rapita e trasportata in barca e confinata nell'isola Martana, questa alle mie spalle.
L'isola Mortana fu scelta strategicamente per l'isolamento e la sicurezza. Procopio la descrive come un luogo di reclusione ben sorvegliato, un'isola assai piccola ma munita di un forte castello. Si trovava nel lago Vulsinio, quindi qua nel lago di Bolsena, nel territorio della Tuscia, sotto l'influenza di Teodato, perché siamo in quello che era allora il ducato di Tuscia. Ed è l'isola qua alle mie spalle. Amalasuntha fu rinchiusa alla fine del 534 d.C., quando aveva circa 40 anni, in attesa del suo destino. La sua prigionia però durò pochi mesi. Teodato aveva fretta di agire prima che gli ambasciatori inviati da Amalasuntha a Bisanzio tornassero, complicando il colpo di Stato. Teodato cedette alle pressioni dei parenti dei tre nobili che Amalasuntha aveva fatto assassinare in precedenza, i quali pretendevano vendetta secondo l'antica usanza germanica della faida o vendetta di sangue. Dopo pochi mesi dalla carcerazione, la regina fu assassinata sull'isola Martana il 30 aprile 535 d.C. Le fonti sono incerte sulle modalità esatte, ma la versione più nota vuole che Amalasuntha venisse strangolata nel suo bagno dai sicari inviati da Teodato. L'omicidio di Amalasuntha ebbe un significato geopolitico immenso. Giustiniano I, imperatore d'Oriente, da tempo cercava un pretesto morale e legale per riconquistare l'Italia. La tragica fine della regina, che era stata una potenziale alleata imperiale, fornì a Giustiniano il casus belli perfetto. L'imperatore poté presentarsi non come aggressore, ma come vendicatore della regina assassinata. La guerra gotica iniziò nell'estate dello stesso anno. Ma il quadro storico non è così semplice. Lo storico bizantino Procopio di Cesarea, nella sua opera Storia segreta, solleva il sospetto di una cospirazione di alto livello a Costantinopoli. Procopio accusa esplicitamente l'imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, di aver orchestrato l'omicidio. Teodora, ex attrice e prostituta, provava una gelosia mortale per Amalasuntha, temendo che la sua bellezza, intelligenza e nobiltà potessero affascinare il marito Giustiniano, e quindi rendeva ciò Amalasuntha una pericolosa rivale a corte. Per sbarazzarsi della rivale, Teodora persuase Giustiniano ad inviare in Italia il diplomatico Pietro Patrizio. Pietro Patrizio, originario di Tessalonica, con la promessa di grandi onori e ricchezze, convinse Teodato a sopprimere Amalasuntha, creando così abilmente il pretesto per l'invasione. In effetti Procopio nota che Pietro Patrizio fu in seguito promosso alla dignità di Magister Officiorum. Questa versione suggerisce che l'eliminazione di Amalasuntha fosse una calcolata operazione geopolitica bizantina per destabilizzare il regno ostrogoto. In conclusione, l'omicidio di Amalasuntha dunque segnò il fallimento definitivo di ogni tentativo di coesistenza pacifica tra Romani e Goti in Italia. E qui, sul lungolago di Montefiascone, mentre guardiamo l'isola Martana, ricordiamo che il dramma non si è concluso, perché la tradizione popolare locale vuole che l'eco di questo regicidio persista. Molti pescatori del vicino comune di Marta affermano di udire ancora le sue urla strazianti nelle giornate di forte tramontana e si narra che il fantasma della regina aleggi attorno alle rocce nelle notti di luna piena. L'isola Martana è il punto di non ritorno che condusse alla distruzione del regno ostrogoto. Vi ho fino adesso parlato quindi della carcerazione e morte della regina Amalasuntha nell'isola Martana sul lago di Bolsena. Ebbene, si può aprire un ulteriore discorso su questo paesaggio alle mie spalle e che riguarda la Divina Commedia. Dante Alighieri non menziona esplicitamente l'isola Martana con il suo nome nella Divina Commedia. Tuttavia, l'isola è coinvolta in una delle più note questioni geografiche e interpretative del poema legate al territorio della Tuscia, l'identificazione della Malta che viene citata nel Paradiso. Nel nono canto del Paradiso, infatti, Dante parla di un luogo utilizzato come carcere per ecclesiastici condannati e usa questi versi: che per simil non s'entrò in Malta. La tradizione storica e i commentatori si dividono sull'esatta identificazione di questa Malta, che significa prigione o segregazione, e che sarebbe stata una prigione papale dove venivano reclusi, cioè gli oppositori del Papa. A Viterbo esisteva una temuta prigione destinata specificamente ai prelati colpevoli di gravi reati o agli oppositori del Papa, chiamata proprio la Malta.
e che si trovava probabilmente presso il ponte Tremoli a Viterbo, un ponte di legno sopra il fiume Urcionio che venne poi interrato nel secolo scorso. La vicinanza al fiume farebbe capire perché sia stato usato il nome Malta, un termine che nel Medioevo indicava fango, melma o malta, nel senso di legante per i muri, e per estensione finì per indicare qualsiasi prigione buia, umida e sotterranea. Alcune fonti collocano la prigione papale detta la Malta nel lago di Bolsena o nella terraferma ad esso prospiciente. Tra queste ipotesi c'è quella che identifica la prigione Malta dei Papi con la Torre di Marta, un'antica fortificazione situata sulla terraferma nel borgo di Marta, sulle rive del lago di Bolsena. Eccolo lì, il paese, il borgo di Marta, che attualmente è un comune. La torre medievale esiste ancora e oggi è chiamata Torre dell'Orologio ed è ciò che sopravvive dell'antica rocca fatta costruire da Papa Urbano IV intorno al 1260. Questa torre è alta circa 21 metri ed ha una forma molto particolare, poggia su una base a piramide tronca, mentre il corpo vero e proprio è ottagonale. Allora, perché Torre dell'Orologio? Perché la sua funzione militare originale poi si perse nel tempo e furono i Farnese, la potente famiglia che dominò la zona nel Rinascimento, a restaurarla e ad aggiungervi l'orologio e le campane, trasformandola da strumento di guerra a torre civica. Quindi, se passerete da Marta per un'escursione turistica o per mangiare del buon pesce, potrete vedere fisicamente la torre che la tradizione locale, seppur forse erroneamente, chiama la Malta. Già forse erroneamente, perché come ho già detto gli storici propendono per localizzare la prigione o in Viterbo, oppure sì, qui nel lago di Bolsena, ma non nel borgo di Marta, bensì sull'isola Bisentina, l'altra isola del lago, eccola qua, che è davanti al borgo di Marta e al borgo di Capodimonte. E in effetti ci sono visite guidate per visitare un ipogeo che si trova in questa isola, l'isola Bisentina, e ipogeo che viene identificato come la prigione denominata Malta dei Papi. L'isola martana, quindi, di cui abbiamo parlato e che è famosa per essere stato il luogo dove fu imprigionata e uccisa la regina ostrogota Amalasuntha per ordine di Teodato nel 535 d.C., ecco, l'isola martana alla fine non sembrerebbe essere il luogo in cui, nonostante l'assonanza, si sarebbe trovata la Malta, e cioè la prigione degli oppositori al Papa, e da cui si riferiscono direttamente i versi di Dante.